e vi invito di portare attenzione alla posizione, la postura, una posizione comoda abbastanza, ma preferibilmente con la schiena eretta, una posizione un po' composta. Ad esempio, usando una sedia si può avere i piedi ben piantati per terra, le mani riposate nel grembo o sulle cosce, rilassando le spalle. Se si preferisce si può chiudere gli occhi e poi se si sperimenta un livello di sonnolenza, torpore, disorientamento, si può anche tenere gli occhi aperti, eventualmente con uno sguardo aperto, rilassato. Iniziando come al solito, centrandosi leggermente nel cuore, il luogo dove si sperimenta le cose direttamente, dove c'è la sensibilità naturale, rilassandosi nella consapevolezza del qui ed ora, connessi al corpo, alla presenza fisica, il senso del peso del corpo, la sua solidità, il suo calore, energia naturale. Sensazione di pressione, di contatto, si può stare leggermente centrato nel cuore e allo stesso tempo accogliere con atteggiamento gentile, non giudicante, questa esperienza fisica nel suo insieme, il corpo come viene sperimentato qui ed ora. Si può anche includere le sensazioni collegate al processo respiratorio, eventualmente seguendo
l'intero tratto dell'ispirazione dall'inizio fino alla fine e poi l'espirazione dall'inizio fino alla fine, anche rimanendo con un campo di attenzione aperto, non c'è bisogno di essere troppo focalizzati, si può stare con una consapevolezza più inclusiva, il corpo che respira, riposandosi in questa naturale consapevolezza dell'esperienza sentita, così com'è, qui ed ora, un momento alla volta. Non c'è bisogno di forzare il respiro in nessun modo, si può lasciare fluire come vuole. In questo momento non c'è altro da fare, tranne stare connessi al corpo, al respiro, rilassandosi allo stesso tempo rimanendo svegli, un'attenzione completa ma rilassata, un'attenzione non divisa ma non tesa.
ogni talvolta che ci si rende conto di aver perso il filo, diventare distratti, è sufficiente, notare, e poi, delicatamente lasciare andare la distrazione per riportare l'attenzione di nuovo al corpo, il respiro. Non importa quante volte ci si perde, si può sempre ricominciare. Quindi un atteggiamento di grande pazienza e perseveranza. Non c'è bisogno di cercare di ottenere qualcosa, uno stato speciale, stato elevato di coscienza, o di raggiungere qualche livello, ma si tratta di questa qualità di attenzione che si può prestare qui ed ora con le cose come sono, soprattutto questa esperienza ordinaria di un corpo fisico, il corpo che respira un momento alla volta, notando ad esempio l'inizio dell'ispirazione, sostenendo l'attenzione fino alla fine, notando la fine dell'ispirazione, poi l'inizio e poi la fine dell'espirazione. Così, respiro per respiro, attimo per attimo.
È normale dopo un periodo di pratica che tende a diventare un po' meccanica. Si sta un po' con il respiro, ma anche si è un po' preso da un flusso di pensieri. Si sta già un po' pensando di altre cose, cosa mangiare per la cena, cosa fare domani, oppure si sta molto tranquillo, però manca la vitalità di un'attenzione precisa nel momento. E ci sono dei possibili strumenti che si può usare, e uno di questi che io trovo utile è farmi domande, evitando il tipo di domande che tende a suscitare la proliferazione mentale e speculazione, ma per avviare attenzione o investigazione. Possono essere domande molto semplici, come ad esempio: "Come sto adesso? Come mi sento fisicamente? Come mi sento nel mente e cuore?" Mh. Senza cercare a formulare una risposta, senza cercare di descrivere, ma di farsi la domanda e poi stare in un luogo di ascolto, di ricettività. E quando io mi faccio queste domande, la mente si svuota e sento completamente presente, una attenzione non divisa e energizzante in qualche modo. No, c'è bisogno di ripetere la domanda come un mantra, ma di farsi la domanda e poi ascoltare e magari qualche minuto dopo ripetere ancora, forse 2 volte, 3 volte, e può aiutare di rivolgere un'attenzione più precisa alla realtà del momento, alle cose come sono veramente, in questa esperienza ordinaria di avere un corpo fisico, respiro, avere una sensibilità di essere coscienti.
E poi mi chiedo se in questo momento mi manca qualcosa, non nel senso generale della vita, che si può pensare di tante cose, ma in questo preciso momento c'è qualcosa che mi serve per farmi sentire completo. Non cercando di afferrare una risposta concettuale, ma fare la domanda e poi ascoltare. Poi mi chiedo se in questo momento c'è qualcosa troppo spiacevole, fastidiosa che non riesco a sopportare. Quando io mi faccio queste domande, scopro praticamente sempre che sto già sufficientemente bene. Non mi manca veramente nulla nel momento e non c'è niente troppo fastidioso che non riesco a sopportare.
in questo momento, che può sembrare così ordinario, trovo accesso ad un livello naturale di benessere, di agio, di contentezza. Siamo così, programmati, condizionati di proiettarci sempre nel futuro, vedendo la felicità, l'appagamento come qualcosa che speriamo di ottenere nel futuro. E quindi una grande parte del tempo siamo presi a fare qualcosa per ottenere un risultato. E questa dinamica facilmente influenza la nostra pratica meditativa, facendo, facendo queste domande può aiutare di sviluppare una presenza più sostenuta, una consapevolezza aperta, un senso di agio, di apprezzamento del momento presente, non cercando altro, senza tensione, senza resistenza. In questa attenzione non divisa nel momento c'è un senso dell'infinito, senza confini, senza tempo, è immediata, qui ed ora.
riposandosi in questa consapevolezza aperta, ancorati nel corpo, in senso di unificazione corpo e mente, un agio, qualsiasi cosa che si manifesta nella coscienza può essere accolta con atteggiamento gentile, non giudicante. In questa esperienza di benessere, la mente è meno reattiva, è più facile stare con le cose come sono. Eh, Anche le esperienze che possono essere non volute, spiacevoli. Qualsiasi cosa che si manifesta nella coscienza a livello fisico, mentale, può essere visto come un fenomeno che inizia, cambia e svanisce. Possiamo mantenere questa prospettiva, il quadro grande, vedere le cose come sono, eventuali reazioni automatiche senza dover seguirle. Quindi testimoniando le cose come sono, qui ed ora, il flusso dei contenuti mutevoli della coscienza, in pace con le cose come sono. Probabilmente una grande parte della nostra esperienza è piuttosto neutra, niente di speciale, né particolarmente piacevole né particolarmente spiacevole. E quando le cose sono più neutre, tendiamo di facilmente diventare distratti, di perdere contatto, di non apprezzare, cercare qualcos'altro.
di essere catturati da questa abitudine e proiettarci sempre nel futuro, facendo queste domande possono essere di aiuto nello sviluppo di un'attenzione più estesa, non divisa, un'attenzione rilassata e trovare accesso ad un naturale livello di benessere e di contentezza nel qui ed ora, nell'ordinario, e di non sentire di mancare nulla, un senso di completezza. E questo vale anche fuori la meditazione formale, nella vita quotidiana, nell'ordinarietà del momento, eventualmente ricordando queste domande stabilire presenza nel qui ed ora è un senso di investigazione, guardare dentro in modo diretto, non intermediato da concetti, pensieri. Dopo un po' non c'è neanche bisogno di farsi le domande, diventa spontaneo, un atteggiamento da adottare e si vive sempre di più nell'apprezzamento del momento presente, sereno e aperto, disponibile, in pace con se stessi, con le cose come sono. E quando c'è qualche esperienza spiacevole, che sicuramente prima o poi viene, siamo soggetti a questi processi naturali, la vecchiaia, la malattia, la morte. Possiamo essere più in grado di stare con quello che c'è, avere un livello di sopportazione paziente, di poter attraversare le difficoltà della vita senza creare problemi. Questa consapevolezza inclusiva, avendo prospettiva, un quadro grande, prendendo l'esperienza un momento alla volta, possiamo scoprire di avere una grande capacità di
sopportazione paziente e di non dover creare altra sofferenza nella mente. Quindi non si tratta neanche di afferrare l'ordinarietà o la neutralità, ma di stabilire presenza qui ed ora e poter anche aprirsi a quello che non è voluto, quello che troviamo sgradevole, poter venire incontro, ammettere pienamente e di poter intuire se eventualmente conviene rispondere in qualche modo. Non non è una questione solo di subire, ma di non essere schiavi alla reazione automatica, di poter discernere, poter stare in pace con le cose come sono e avere l'intelligenza intuitiva di poter sapere quando è meglio attivarsi in qualche modo, fare qualcosa in modo consapevole, una risposta alla situazione invece di una reazione abitudinaria, una risposta informata dalla consapevolezza inclusiva e il discernimento. Quando volete potete aprire gli occhi, concludiamo questa meditazione. E poi se sono disponibile, se avete domande, faccio quel che posso per rispondere, io leggere e poi rispondere. Ecco. Ah. Vorrei conoscere meglio il senso di consapevolezza inclusiva. Sì,
Di solito iniziamo la pratica, determinando un oggetto, di cercare di, continuare a prestare attenzione ad un oggetto che, è utile all'inizio per, sviluppare maggiore presenza continuativa. E quindi ad esempio il corpo, il respiro, sono oggetti che già abbiamo e prestando attenzione al respiro aiuta di calmare tutta quell'attività abitudinaria della mente e sviluppare un senso di, presenza, di, la mente più, libera dagli impedimenti, una stabilità di presenza. Però non è una fine in sé a sé stessa, non si tratta solo di sviluppare tranquillità, concentrazione, ma di anche poter, investigare e quindi quando la mente è più raccolta, più silenziosa, si può, provare a mollare la presa oggetto principale dell'attenzione. E, un modo di descrivere la consapevolezza non selettiva e non è più applicare una tecnica, fare qualcosa cercando di ottenere un risultato. Significa semplicemente di dimorare consapevoli, essere consapevoli e osservare qualsiasi cosa che si manifesta nella coscienza, senza dover interferire, senza dover, giudicare e di essere il testimone e di, uhm, viene nella coscienza una sensazione, un pensiero, un ricordo, un'immagine mentale, uno stato emotivo e si può semplicemente essere colui che conosce e questa esperienza diventa oggetto dell'attenzione e si può, espandere e quindi non si può mantenere ancora un senso di presenza e contatto con il corpo, il respiro che può anche includere quello che si sente a livello del cuore, a livello sentito. E quindi, è un modo di, portare, uhm, questa luce della consapevolezza, di aprirsi alle cose come sono. E quando io mi faccio quel tipo di domanda che non intende afferrare una risposta concettuale, mi faccio la domanda e c'è uno svuoto per un momento, però c'è presenza, c'è una consapevolezza, del vuoto e sono consapevole di essere consapevole. E poi posso anche notare qualche intenzionalità che potrei avere. Ad esempio c'è un'esperienza, piacevole e viene la voglia di intensificarla, di prolungare, di perdermi in esso. O quando c'è un'esperienza spiacevole, la tendenza di voler allontanare, di voler, sforzarmi di qualcosa sgradevole e magari prima non mi rendo conto, sono schiavo a quelle reazioni abitudinarie senza rendermi conto, perché sembra anche giusto, se c'è qualcosa di spiacevole, cercare di sforzarsi della cosa. Però spesso questo modo, non funziona o funziona solo provvisoriamente e può dare
più potenza, più forza alla cosa. E, eh, e quindi è un modo di ehm, eh, conoscere se stessi, non soltanto a livello delle idee, dei concetti, ma la propria esperienza di vita, di essere coscienti e le reazioni e cosa suscita in sé in termini di intenzioni. E quindi essere più padroni di se stessi. Quando si conosce se stessi si può essere più padroni di se stessi e cominciare a vedere dove ci perdiamo, dove finiamo a creare sofferenza per noi stessi, senza dovere. Allora, vedo se ci sono altre domande. Un attimo solo. Allora, c'è una domanda. Soffro di acufeni che sono suoni, ronzi e fischi molto forti alle orecchie. Cosa posso fare per stare calmo nella vita e in meditazione? Sono abbastanza disperato. Allora, acufeno a volte può essere un problema medico. Mio padre ha avuto un acufeno terribile e non trovava nessun sollievo. Era veramente disperato e ha perso appetito e l'unico modo che riusciva a a riposarsi era di avere vicino all'orecchio una radio per dare un rumore di contrasto. Ci ha raccontato dopo che era così disperato, era quasi al punto di voler suicidarsi, immaginando come farlo e poi pensando di mia madre e i 2 figli, mhmm, comprendendo quanta sofferenza l'avrebbe causato e non l'ha fatto. E poi capitava in quei giorni che mia madre è andata alla biblioteca e ha trovato un, un libro proprio su acufeno. In quel libro ha detto che ci sono tante possibili cause e a volte, ma spesso, è difficile a sapere quali sono e non ci sono rimedi, però quello che capita prima o poi è che qualcosa cambia, mentre all'inizio sembra insopportabile, il cervello si adatta in qualche modo e anche se rimane quell'acufeno forte, diventa qualcosa di dello sfondo e diventa sopportabile. Avendo letto questo, mio padre poi ha avuto speranza e poi è successo proprio questo. E è vissuto ancora diversi anni, 6, 7 anni dopo, con anche una buona qualità di vita. Soffriva anche da enfisema, quindi aveva difficoltà a muoversi, però è venuto qui in Italia a trovarmi, prendendo l'aereo, prendendo affitto una macchina. E, il mio maestro Achan Chandapalo, era un po' autodidatto all'inizio in meditazione e lui, era un tipo che tendeva di essere molto preso dal pensiero, avendo studiato per tanti anni. E ha notato che quando per un momento non aveva pensieri nella testa, poteva percepire questo ronzio di fondo, come un fischio.
e era rilassante stare in con questo suono di fondo. E ha pensato: "Allora forse questo potrebbe essere un buon modo per, uhm, sviluppare una presenza più continuativa e di non essere continuamente risucchiato dai pensieri." E così l'ha sviluppato quello che aveva chiamato poi il suono del silenzio e è diventato la sua pratica principale. Poteva usare per un po' raccogliere l'attenzione, ma anche come un'ancora per l'attenzione, di poter stare con una consapevolezza più aperta, inclusiva, senza perdersi continuamente e così avere un'ancora per l'attenzione e l'ha sviluppato così tanto che anche quando, c'erano dei rumori forti, rumori meccanici, trapano di strada, poteva ancora sentire quel ronzio. E ho incontrato diverse persone che sono venute a me, dicendo che, hanno questo acufeno e lo trovano fastidioso e vogliono stare in silenzio, ma non riescono perché c'è questo suono. Però il problema è più che altro è l'avversione che sviluppiamo, il resistere, il non volere. Se invece ci si rilassa e si include, forse si scopre che non è un grosso problema. Uhm, la sofferenza viene dal non volere quello che c'è e se si cambia l'atteggiamento e si accetta e invece di resistere o, nutrire avversione, c'è questa sopportazione paziente e può essere come uno sfondo, dare che aiuta a dare una continuità di presenza e poi di fronte a quello sfondo del suono possono emergere, ehm, c'è il, a andare e viene di cose, il processo di sorgere e svanire dei fenomeni. E così può essere anche uno strumento per la pratica meditativa come samatha, per raccogliersi e anche come, vipassana, di avere come uno sfondo e, stare con, una consapevolezza non selettiva che può includere per venire a vedere in modo diretto la natura impermanente dei fenomeni. Allora, forse ho mancato delle domande qui, guardo un attimo. Sì, infatti qualcuno ha detto: "Uso l'acufene come punto di attenzione, è veramente un'ancora. Alla fine ti abitui e diventa strumento." È vero. Sì, anche qualcun altro dice qualcosa simile. Mi dispiace se ho c'è qualche posso andare indietro. Allora qualcuno chiede: nella meditazione informale ci sono altre domande che ci possiamo porre per sviluppare la consapevolezza? Certamente si può anche essere creativo in questo, cercando di evitare il tipo di domande che forse inizia con i perché, che magari, ehm, induce alla proliferazione mentale, ma la domanda "come?" "Cos'è questo? Come sento adesso?" O c'è qualcosa un'esperienza particolare, un dolore,
o un'esperienza sgradevole, possiamo chiedere: "Cosa mi sta dicendo? Cosa vuole da me?" Perché quando c'è qualcosa spiacevole, c'è la reazione automatica è di non voler vedere, voler spingere via. E fare domande di questo tipo possono creare maggiore apertura, disponibilità di sentire, sperimentare. Facendo la domanda c'è come avviare investigazione. C'è la domanda classica: "Chi sono io?" Ancora non cercando una risposta concettuale, perché qualsiasi risposta sarà inadeguata. Se il proprio nome, nazionalità, religione, professione sono soltanto la realtà convenzionale. Quando io mi faccio quella domanda, la mente si svuota e sento completamente presente. All'inizio, ci può essere anche un livello di disagio, perché ci siamo abituati di avere la risposta. La nostra educazione, se il maestro ci fa una domanda dobbiamo avere la risposta, altrimenti, saremo nell'imbarazzo, saremo criticati, rimproverati. Però possiamo anche includere il senso di disagio e di fare pace con il disagio. Ehm, ammettere nella coscienza e invece di nutrire avversione o dire non dovrebbe essere così e quindi rafforzare il disagio, se viene inclusa, c'è un atteggiamento gentile, scopriamo che non è così grave e poi comincia a sciogliersi e ci si abitua, si può anche stare sereno nel non lo so. 2 new messages. Sto cercando qui di leggere, okay. Allora tutti stanno dicendo buonanotte e forse, vogliamo chiudere qui? Se non ci sono altre domande? Sì, va bene, Achan. Okay. Grazie per la vostra partecipazione, la vostra attenzio